Proseguiamo il nostro racconto alla scoperta del patrimonio invisibile del Parco Archeologico del Colosseo. Lo abbiamo chiamato invisibile perché è un patrimonio che è stato separato dal contesto da cui proviene, conservato, immagazzinato all'interno dei depositi del Parco Archeologico del Colosseo, e il nostro obiettivo è quello di farvelo conoscere, di restituirlo il più possibile alla fruizione, alla conoscenza. È con me anche oggi la dottoressa Roberta Alteri, che è responsabile dell'ufficio Catalogo, Mostre e Beni Mobili, che coordina questo enorme lavoro di conoscenza, ricognizione, mappatura e schedatura del patrimonio conservato all'interno dei magazzini del Parco Archeologico del Colosseo. Ci troviamo in un contesto molto particolare, forse qualcuno di voi è anche in grado di riconoscerlo. Siamo infatti all'interno di un edificio antico che è stato riutilizzato come luogo di conservazione di materiale lapideo. Questo materiale è il frutto di scavi anche abbastanza recenti, condotti nell'ambito del regime di concessione che il Ministero, in questo caso il Parco Archeologico del Colosseo, a norma di legge consente agli enti universitari per la realizzazione dei loro scavi e delle loro ricerche. Il contesto in questione vi verrà oggi presentato dalla collega dottoressa Giulia Giovanetti, a cui lascio la parola. Nel magazzino nel quale ci troviamo, lungo il cosiddetto clivo palatino e collocato nei pressi di un tempio, ipoteticamente riconosciuto nel tempio di Giove Statore, ma la cui identificazione non è certa, sono conservati i reperti scultorei provenienti dalle indagini archeologiche del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma. Le indagini, dirette dalla professoressa Clementina Panella, hanno interessato, a partire dagli anni '80 del XX secolo, l'area della Meta Sudans. Nel 2001 si sono estese all'appendice nordorientale del Palatino e a partire dal 2007 hanno interessato tutta l'appendice nordorientale del Palatino fino all'Arco di Tito. È proprio da questo settore, vale a dire dall'appendice nordorientale nei pressi dell'Arco di Tito, che provengono i reperti scultorei eccezionali che oggi vediamo conservati in questo luogo. Si tratta di una serie di sculture costituite da ritratti, sculture ideali e busti. Questi eccezionali reperti scultorei sono stati esposti per la prima volta al pubblico nel 2018 nell'ambito della mostra Roma Universalis, ideata da Clementina Panella e curata dalla stessa insieme a Alessandro D'Alessio e a Rossella Rea. L'eccezionalità di questi reperti deriva non solo dalla straordinarietà dei reperti in sé, ma anche dal fatto che essi sono stati rinvenuti all'interno di strutture, utilizzati quindi spezzati all'interno dell'edificio delle Terme di Elagabalo. I reperti scultorei conservati temporaneamente in questo magazzino del Palatino, ma il Parco Archeologico del Colosseo si impegna a allestirli permanentemente in futuro nel loro contesto di provenienza, sono stati oggetto nel 2019 di uno studio confluito in un volume a cura di Massimiliano Papini, professore di archeologia classica all'Università di Roma La Sapienza. Nel volume di Massimiliano Papini confluiscono gli studi differenti che con diversi approcci multidisciplinari hanno permesso di studiare approfonditamente questo contesto. In particolare confluiscono nel volume gli studi archeometrici che hanno permesso di determinare la composizione del marmo dei reperti. Sono inoltre illustrate le delicate operazioni di restauro che hanno interessato questi reperti, non solo nella loro pulitura ma anche nella loro ricomposizione. Ci sono inoltre degli studi che riguardano alcuni reperti epigrafici e naturalmente lo studio del contesto stratigrafico di provenienza. Vediamo ora nel dettaglio l'edificio dal quale proviene questo eccezionale contesto scultoreo. Come abbiamo già detto, si tratta delle Terme di Elagabalo sulle pendici nordorientali del Palatino.
Il nome attribuito al complesso, già dal momento della sua scoperta alla fine dell'Ottocento, deriva in realtà da una erronea attribuzione di un passo delle fonti antiche che ricorda un lavacrum dell'imperatore Elagabalo sul Palatino. Se è pur vero che l'ampio edificio con cortile centrale circondato da ambienti su 3 lati e che si addossa alla costruzione della vigna Barberini fu costruito effettivamente in età severiana, probabilmente proprio durante il regno del fondatore della dinastia severiana, Settimio Severo, tuttavia il balneum, che occupa il settore occidentale delle cosiddette terme di Elagabalo e di questo edificio severiano, risale a un periodo successivo, risale al IV secolo d.C., quindi all'età tardoantica. Nel periodo tardoantico, insieme al balneum che occupa il settore occidentale dell'edificio, l'edificio severiano a cortile viene trasformato con la realizzazione anche di una sontuosa sala da banchetto, una cenazio costituita da 3 ambienti disposti in modo cruciforme che permettevano di mangiare circondati da fontane, vasche e giochi d'acqua. In continuità con un orreum, vale a dire un magazzino di età adrianea, sopra il quale si imposta il nuovo edificio in età severiana, è stato ipotizzato che anche l'edificio a cortile severiano potesse essere un magazzino. Oppure è stato ipotizzato che si trattasse di una scuola, vale a dire della sede di un collegio o di una corporazione. Questa interpretazione potrebbe permettere di interpretare come scuola anche la successiva fase monumentalizzata tardoantica. Ulteriori ipotesi per l'edificio nella sua fase però esclusivamente tardoantica sono quelle di una domus, vale a dire una residenza privata, oppure quella di un edificio per l'accoglienza, una sorta di albergo. In ogni caso la questione non è risolta. L'area delle terme di Elagabalo è oggi visitabile ed aperta al pubblico nell'ambito del Parco archeologico del Colosseo grazie all'allestimento realizzato nel 2018. Sono quindi visitabili i settori della cenazio, il settore del cortile ed è anche indicato in sito il muro dal quale provengono i reperti che ora vediamo. Le fondazioni dalle quali provengono i reperti scultorei qui conservati provenienti dalle terme di Elagabalo appartengono ad una fase molto tarda, successiva alle ultime trasformazioni tardoantiche di cui abbiamo parlato. Si tratta di una serie di fondazioni conservate nel cortile dell'edificio che sono state ipoteticamente attribuite a una struttura absidata interpretata in via preliminare come un oratorio o una chiesa. In queste fondazioni realizzate in Malta, in cementizio, i reperti scultorei che oggi vediamo erano stati riutilizzati in frammenti a mo' di inerti all'interno della malta. Tra questi reperti eccezionali che quindi gli archeologi hanno potuto recuperare smontando le fondazioni in cui erano stati riutilizzati, sono costituiti, come abbiamo visto, per un gran numero da busti e ritratti e anche da alcune sculture ideali. La cosa eccezionale è che la gran parte di questi reperti è databile all'età antoniniana e severiana, con una prevalenza di quest'ultimo periodo. Emerge tra i reperti un eccezionale ritratto dell'imperatore Settimio Severo che vediamo posizionato in questo settore. Dalle fotografie realizzate durante lo scavo è possibile ancora vedere la fondazione con questo stesso ritratto ancora inglobato al suo interno. Ma il legame con la famiglia imperiale e con il periodo severiano è attestato anche dalla presenza di una parrucca, un elemento marmoreo che era applicato sopra un ritratto non conservato e che vediamo in questa posizione. Questa parrucca è attribuibile alla moglie dell'imperatore Settimio Severo, Giulia Domna. L'uso di applicare delle parrucche non solo
nella quotidianità delle donne, delle matrone e delle imperatrici del periodo è documentato dal periodo antoniniano a quello severiano anche nelle sculture, vale a dire anche le sculture erano realizzate con delle parrucche realizzate a parte ed applicate. Peraltro anche il Settimio Severo presenta sul retro un incasso che era funzionale al completamento del ritratto attraverso l'apposizione di una calotta realizzata a parte. Abbiamo poi un ulteriore ritratto che è stato identificato con il giovane Augusto Diadumeniano, che vediamo in questo settore, e un ritratto sempre databile all'età severiana di un personaggio invece non identificato, sicuramente comunque connesso alla corte imperiale. È chiaro che l'edificio dal quale provengono questi eccezionali reperti scultorei aveva un legame con il Palazzo Imperiale. Non solo perché staticamente e strutturalmente è connesso alla terrazza della Vigna Barberini, non solo perché si trova nel Palatino, ma anche appunto per il rinvenimento di questo ciclo scultoreo. Infatti, il fatto che questo ciclo scultoreo sia così omogeneo per quanto riguarda la sua datazione fa ipotizzare che appunto che fosse una sorta di galleria e che potesse effettivamente decorare lo stesso complesso cosiddetto delle Terme di Elagabalo nella fase severiana. Non è certo, ma è possibile. Tuttavia, i reperti non sono tutti dell'età severiana, ci sono alcuni reperti che sono anche precedenti e sono costituiti da sculture ideali, cioè non rappresentazioni di personaggi reali, e anche da dei frammenti di rilievi storici, oltre che alcuni elementi architettonici. Tra questi reperti, eccezionali anch'essi, vogliamo in particolare ricordare un'erma molto particolare perché è caratterizzata dall'essere tricefala, composta cioè da 3 elementi. La vediamo conservata in questo settore. L'erma tricefala è costituita da 2 volti giovani e un volto invece barbato più anziano. Grazie a alcuni dettagli stilistici, quali la lavorazione degli occhi e alcuni dettagli delle palpebre e addirittura della caruncola lacrimale, è stato possibile attribuirlo all'età Giulio-Claudia e in particolare all'età augustea. Proseguiamo con il racconto dei materiali che provengono dai contesti di scavo e per fare questo potevamo non approfittare di uno scavo recentissimo condotto all'interno del Palazzo Imperiale della Domus Tiberiana, in particolar modo nel settore commerciale, uno scavo che ha restituito molti secoli di vita, molti secoli di attività quotidiane e non solo che si svolgevano in questo settore della Domus Tiberiana. Per farlo è con noi il collega archeologo, il dottor Fulvio Coletti, che ci racconterà che cosa succedeva in queste stanze, in questi luoghi 2000 anni fa. Allora, come è stato detto, siamo nel settore settentrionale del palazzo, quindi nell'ambito delle sostruzioni settentrionali del palazzo verso il Foro Romano. In particolare ci troviamo in un ambiente che è stato recentemente scavato, ho finito di scavare 2 mesi fa addirittura, quindi intorno a maggio del 2021, e un ambiente che presumibilmente nell'ultima fase di vita era una stalla, che conserva la sua mangiatoia, anche se nella fase iniziale dell'ambiente presumibilmente aveva una vocazione evidentemente diversa, era come uso presumibilmente uno degli ambienti, dei negozi iniziali, diciamo, del quartiere commerciale della Domus Tiberiana. Questo ambiente è l'unico ambiente che è stato scavato stratigraficamente, perché in questo settore della Domus Tiberiana è stato scavato da Pietro Rosa, da un archeologo
della fine dell'Ottocento, che ha sterrato per certi versi questi tutti i vani che proseguono, che sono seguenti a questo in cui ci troviamo ora. Questi scavi purtroppo non scientifici non ci hanno permesso fino ad ora di capire qual era stata la vita di questi spazi. Grazie a Dio siamo riusciti a recuperare delle stratigrafie invece intatte in questo ambiente era completamente colmato di terre. Sotto la fase, diciamo, sotto le stratigrafie pertinenti al periodo rinascimentale abbiamo trovato, si sono indagate le stratigrafie di epoca medievale con una piccola necropoli, costituita da quattro sepolture, una sepoltura femminile e 3 sepolture infantili, forse pertinenti ad una delle pestilenze avvenute nel XII secolo. Sotto questi contesti, queste attività necropolari del XII secolo, si è cominciato a mettere in luce invece la vita, l'utilizzo di questo ambiente dal VI secolo d.C. fino al V secolo, quando appunto poi l'ultima fase di vita di questo ambiente, datata alla metà del V secolo d.C. Cos'era quindi questo ambiente nella sua ultima fase? Quello che dicevamo prima, presumibilmente una stalla. Perché ne siamo sicuri? Perché appunto a nord c'è un muro che potrebbe far pensare alla struttura di sostegno della mangiatoia. Nella stratigrafia pertinente al V secolo, alla metà del V secolo d.C., sono stati ritrovati 4 scheletri di cavallo. Questi cavalli potrebbero essere morti intorno alla metà del V secolo, forse morti per uno dei sismi che Roma ha subito, il sisma del 443 d.C., e potremmo ragionevolmente pensare che sia proprio questo sisma, quello del 443, perché le stratigrafie, i reperti che tra breve vedremo, i reperti datano proprio alla metà del V secolo, i reperti appunto in connessione con le sepolture, con i resti dei cavalli. E quindi potremmo a questo punto andare a vedere i materiali, quindi vedere l'attività di catalogazione che il nostro istituto fa nell'ambito appunto dell'ufficio preposto alla conservazione, alla preservazione, diciamo, dei reperti archeologici. Riguardo ai materiali che sono stati rinvenuti nell'ambiente appena visto, e nell'ambito appunto delle attività di catalogazione che il nostro istituto naturalmente effettua dopo, diciamo, in seguito al rinvenimento soprattutto di straordinari contesti come quello, che hanno straordinari perché hanno restituito materiali di eccezionale interezza, integrità, di eccezionale poi stato di conservazione. Quindi nell'ambito, diciamo, delle attività di catalogazione, in questo momento, come vedete da questi tavoli, si sta effettuando la classificazione del materiale, classificazione tipologica, classificazione di ordine riguardo alle produzioni, diciamo, soprattutto dei contenitori da trasporto, che vedete invece su questo tavolo, e catalogazione del materiale da fuoco, come invece c'è in questo tavolo. Ripeto, i materiali soprattutto datano, ci hanno permesso di datare il contesto stratigrafico alla metà del V secolo d.C., metà o forse qualche decennio oltre il V secolo, quindi tra il 450 e il 460-70 d.C. Questo lo sappiamo dallo studio analitico e filologico, naturalmente, delle ceramiche, dei materiali ceramici. Quello che vediamo esposto su questi tavoli sono frammenti che però in alcuni casi ci hanno permesso di ricostruire almeno una quarantina di forme intere, che poi appunto verranno messe in mostra perché in quel vano farà parte di un allestimento di più ampio respiro che riguarderà appunto la mostra, l'apertura in sostanza al pubblico della Domus Tiberiana, di questo settore della Domus Tiberiana, dopo tantissimi anni
di chiusura perché naturalmente il monumento non era in sicurezza. Dopo 40 anni appunto di chiusura, dopo 40 anni di studi, di restauri e di lavori per mettere in sicurezza il monumento, adesso siamo nella situazione, nella condizione di poter aprire al pubblico e mostrare e allestire almeno 7 sale in cui si metteranno in mostra i reperti della Domus Tiberiana. In qualche modo la Domus Tiberiana diventa museo di se stessa. Allora, cosa possiamo vedere da questi materiali, da questo vasellame esposto? In questa parte ci sono i materiali i contenitori da trasporto, quindi si tratta di anfore che venivano da tutto il bacino del Mediterraneo. Roma naturalmente era il mercato preferenziale del vino e dell'olio e delle salse di pesce e di altre derrate che venivano conservate in anfore, trasportate in anfore, e soprattutto abbiamo la possibilità, questo contesto ci dà la possibilità di fare un focus sulle produzioni soprattutto orientali, che sono il grande quid, diciamo, il grande punto interrogativo delle produzioni, delle derrate alimentari, soprattutto vino, che veniva appunto dall'Oriente. Una delle produzioni più importanti che ci riguardano sono proprio queste piccole anforette che vengono dall'area orientale, dall'area microasiatica, quindi dall'Asia minore, dalla Turchia, dalla costa dell'attuale Turchia. Sono delle anforine di piccole dimensioni, ma che trasportavano dei vini di eccezionale importanza e di eccezionale valore. Teniamo conto che tutto ciò che si ritrova al Palatino, soprattutto negli scavi dei palazzi imperiali, sono prodotti di eccezionale qualità, perché sono i prodotti che appannaggio, diciamo così, delle corti imperiali. Quindi dobbiamo immaginare cibi e anche bevande di altissima qualità. Oltre a questo tipo di produzioni, oltre a questo tipo, diciamo, di contenitori da trasporto, ce ne sono di altri tipi, come questo che vediamo in questa cassetta, che è un'anfora quasi intera. Si tratta di un'anfora invece che veniva dalla Calabria, che veniva, diciamo, più che dalla Calabria meridionale, dall'area del Golfo tra Pellaro e Naxos. Si tratta di un'anfora che trasportava un vino particolarmente bevuto, particolarmente usato in sostanza nell'antichità, quindi un vino di media qualità, però che non mancava mai nelle mense dei Romani, diciamo così, del periodo tra il IV, V, VI secolo d.C. È un'anforetta ancora una volta di piccole dimensioni. Vediamo se troviamo il fondo. Non c'è il fondo, ma il fondo era grosso modo fatto così. Il fondo era grosso modo fatto, dobbiamo immaginare un fondo come fosse una bottiglia di vetro, ecco, con un piccolo bottone centrale. Ecco. Invece su quest'altro tavolo, e concludo, su quest'altro tavolo ci sono delle ceramiche da fuoco, quindi si tratta di pentole, si tratta appunto di ceramiche pertinenti all'attività della cucina, e quindi tegami come questo, oppure casseruole come questa, con il fondo piatto, per cuocere evidentemente le carni o per cuocere le zuppe, queste per cuocere le zuppe, e ancora produzioni molto importanti, perché sono delle produzioni che vengono dall'isola di Pantelleria, produzioni pantesche. Si tratta appunto di questi tegami, appunto, prodotti a Pantelleria, che sono con questi particolari anse attaccate quasi al corpo ceramico, ecco. Attaccate quasi al corpo della ceramica. Accanto a queste ci sono vasetti di piccole dimensioni, quindi vasi per bere di piccole dimensioni, con questa caratteristica vernice rossa, e altro vasellame
di particolare pregio, come lucerne intere, che adesso non abbiamo a disposizione, lucerne intere ed altri oggetti. In questo contesto ci sono moltissime monete, sono state rinvenute circa 300 monete di bronzo, che danno la misura, ci testimoniano del fatto che si tratta, ci testimoniano delle transazioni economiche appunto del periodo riguardante la formazione di questo contesto stratigrafico. Le monete sono conservate naturalmente nel nostro istituto, in sostanza nella cassaforte del nostro istituto, si stanno piano piano restaurando e stanno restituendo delle informazioni importantissime riguardo al livello economico, diciamo, dell'utenza, diciamo così, di chi frequentava questo tipo di ambienti, questo settore commerciale del Palazzo Imperiale. Riguardo all'attività naturalmente di studio della ceramica, la fase preliminare dello studio è quella della ricerca degli attacchi. Come appunto è evidente in questo display di assemblaggi ceramici. Perché questo? Perché poiché questo materiale, come dicevamo prima, sarà allestito, sarà come dire, sottoposto ad un allestimento museale, sarà necessario in qualche maniera restaurarlo in un modo tale che possa essere didatticamente ricomposto e quindi comprensibile al pubblico, in sostanza. Quindi step fondamentale dello studio della ceramica è quello appunto di ricreare gli attacchi, di cercare gli attacchi e quindi di capire se ci sono dei profili ricostruibili, se ci sono degli interi, eccetera. Questo contesto ha restituito una serie di reperti speciali, di reperti particolari, come per esempio questo braccio e questa mano presumibilmente di una statua votiva, di una statuetta fittile votiva, quindi una statuetta di ceramica votiva. Perché diciamo che era votiva? Perché in questa vedete che l'incavo della mano doveva tenere un piatto e quindi doveva tenere una patera, quindi un oggetto che in genere ha una vocazione appunto votiva e quindi connota, diciamo, l'intero della statua intera, di cui noi non abbiamo il resto se non questo braccio, la connota come statua di culto, come statua votiva quantomeno, più che statua di culto, statua di un offerente, ecco, nell'ambito di un culto, di cui però non sappiamo che tipo di culto fosse.